pronti per la Slovenia. Buongiorno ragazzuoli, non sono da sola, c'è anche il mostrino. Mi sto riprendendo. Siamo a Trieste, ci siamo fermati lungo la strada, il progetto era di andare in un buffet in centro, ma francamente con sta vista non importa. Ci siamo fermati, adesso mangiamo qualcosina al barrettino qua dietro e proseguiamo perché, come avrete intuito dall'immagine di copertina, noi ci stiamo dirigendo verso la Slovenia, perché in questa playlist vi faremo scoprire dei posti fantasticherrimi. No, anche perché poi l'anno scorso siamo passati ma non l'abbiamo vista, quindi curiosi. Esatto, e se vi manca il giro dell'anno scorso in Bosnia ve lo lascio alla fine di questo video. E un pranzo non eccessivamente gourmet, io ho preso un toast e il mostrino che non mangia mai niente. Panino con la cotoletta. Io ho bisogno sempre di mangiare un sacco di roba. Non avevamo fame, meno male. Perché in realtà il progetto oggi era di andare a fare una cosa diversa, solo che poi alla fine tra il caldo, una roba o un'altra, piuttosto vi facciamo vedere stasera qualcosina di un po' più tipico già direttamente in Slovenia. Era un secolo che non mangiavo un toast, però non male. Molto bene, il mio taxi sta arrivando e riprendiamo la moto per arrivare in Slovenia. Adesso vi facciamo vedere dove. Andiamo! L'espressione dell'agino, non lo so com'è. Ci siamo fermati a prendere un caffettino, siamo già in Slovenia come avete visto. Vi spiego in 2 minuti esattamente cosa dovete fare per la vignetta. È una e-vignetta, quindi non è materiale come quella austriaca, ma la fate online. Potete farla o nel baracchino quando entrate in autostrada, che ve l'ho fatto vedere prima, oppure la potete fare direttamente da telefono. Vi lascio però il link sotto in descrizione perché ci sono vari siti che ve la fanno, ma molti, che non sono quelli delle autostrade slovene, ve lo fanno pagare, se vi fa fatta bene, il doppio. E visto che lo sapete che il boss vi fa sempre risparmiare e costa già basta, perché oggi siamo nel 2024 e costa 8 euro per 7 giorni, direi che è sufficiente. Se dovete fare come noi più di 7 giorni, ne dovete attaccare una all'altra. Taglia la capra! Ho già parlato troppo, tagliamo la capra! Taglia la capra!
infatti adesso voi avrete visto, forse di montato 1 minuto e mezzo dopo Trieste, ma sono 2 ore e mezzo, poi è caldo ancora e sapete che io non tollero molto il caldo, ma abbiamo il mostrino in bagno. Qui abbiamo il bagno pulitissimo, questa sarà la nostra base per 2 notti, per stanotte e per la prossima, e qui c'è la camera da letto che sembra un boudoir. Non abbiamo il condizionatore ma abbiamo questo. Venite con me, io ho una domanda per voi. Ok. Qualcuno mi può dire che cos'è questo? Ah, è vero. Che cos'è questo, ragazzi? A parte fare il casino, ma puzza sta roba. Non sarà mica quello Per il pattume. per il pattume. Ma che cos'è? Ah ragazzi, mi stavo dimenticando di farvi vedere che qui c'è anche l'angolo cottura. Adesso io non cucino mai quando siamo in ferie, però se serve è dotato di tutte le cose che possono servire. No, ecco una marmotta di quelle su della... Una marmotta. Ma dai, smetti. Allora, noi adesso penso ci faremo una doccia, andiamo a prendere i bauli, ci assestiamo un attimo e voi fra 3 secondi, che per noi saranno circa un paio d'ore, vedrete che andiamo a cena. La cosa che però vi posso dire fino ad adesso, che la Slovenia in questi chilometri ci è sembrata molto simile all'Austria, un po' più calda sicuramente, ma molto pulita, molto verde, collinare, montagne. E poi li avete visti i campi coltivati di luppolo? Che figata! Non li avevo mai visti in vita mia, qua è pieno. Comunque oggi è il primo giorno, ne abbiamo da farvi vedere di cose. Adesso andiamo a mangiare qualcosina di fatto bene. Dunque noi abbiamo un problema fondamentale, che a mezzogiorno abbiamo mangiato niente come avete visto, e quindi adesso ci potremo mangiare anche la casa del vicino, quindi dobbiamo cercare qualcosa di sostanza. Intanto ci godiamo un po' di centro e un po' di negozietti. Adesso, nonostante che siamo ad agosto, abbiamo 28 gradi, si sta veramente molto bene ed è ventilato. Questo sembra un classico ristorante Da turista. acchiappa turisti. Però io stasera ho fame. Quindi se becchiamo un inchiappeton, Colpa mia. Colpa perché vostra. dice sempre non programmare tutto, visto che non trovavo niente, ho scusa, detto chi se ne frega, adesso lasciate un po' anche la suspense, no? Ogni tanto se ve lo prendete in quel posto non è proprio così sgradevole. Inchiappeton, adesso oddio, dipende, adesso proviamo. L'ingresso, ragazzi, Ci si siamo. presenta molto bene. Qua abbiamo le pizze che gliele lasciamo tranquillamente a loro, piatti di pesce, immancabile gli spaghetti alla bolognese. No, qui abbiamo un'evoluzione, ci sono anche gli gnocchi alla bolognese, poi hanno anche le schnitzel, le cose, hanno un sacco di roba. Abbiamo ordinato, non sappiamo esattamente cosa. Intanto io volevo 1 litro e qua me ne ha portato 33 ml. Non so il perché, cioè è un bicchiere, noi Lo so abbiamo io. una sete che abbiamo sudato tutto in autostrada, comunque. Però il posto è molto carino, se il mangiare è buono, non pretendo di rimanere innamorata, ma è buono, direi che ci siamo. Io devo iniziare subito perché ho una fame assurda e ho l'occhio che mi balla come se fosse un grillo. Sento una spezia che non capisco. Secondo me è paprika, ma Sì, viene può da essere, qua. può essere. È il loro risotto, Ecco. si chiama riota, questo qua l'hai preso con... Con il tonno sembra un po' stracotto a vederlo così. Ah scusa, non è stracotto, di più di stracotto. Sembra, anzi mi ricorda, non tagliatemi la testa, una versione dell'arancino siciliano spappolato completamente, dove il riso si impappa appena lo tocchi. Però il sapore è buono. Sicuramente per il prezzo che gli devo dare, che sono 12,90 per sto piattone, direi che di roba ce n'è tanta. Questi sono calamari grigliati con una salsina all'aglio, dovrebbe essere olio e aglio. Aglio? No, la voglio! Salsina di aglio e basta. E poi le patatine fritte normali. Guardate che ve lo giro, guardate che bravina che sono, I calamari a me sembrano freschi, non da surgelato. Hanno anche i loro tentacolini. Vedete che li hanno puliti se sono separati. Prima lo mangio così perché se lo tuffo nell'aglio sento solo l'aglio.
È molto saporito, è molto tenero, non è assolutamente duro perché poi questi non sono molto grandi ed era un attimo farli duri come il legno. A mio personale avviso gli davo un soldo di caccia, invece so che ho in bocca del calamaro, ma sento solo l'aglio. Piuttosto che invitarmi fuori a cena vi conviene regalarmi un abito. Cipolla fritta. Questi sono dei piccoli bocconcini meravigliosi. Sono delle piccole coscette. Wings su Allora, ali. ok, allora, questa è una coscetta a casa mia e questa invece è un'ala, questa è l'ala. Poi vorrei sentire una cosa perché sono curioso. Questa cos'è? Cioè, non sa cos'è, ne prende su mezzo litro. Errore gravissimo. Quando non sapete che cos'è una cosa, allora è una salsina agrodolce piccante. Molto piccante. Fortunatamente no, mi hanno graziato. È ben fritta, piccolina. Questa è così buona che sarebbe da mangiare anche la parte dell'osso. Non so se ve l'ho detto, ma queste qui sono piccanti. Il boss ha provato a dentarle e ci è rimasta male. Spesa 38,60. Per i quantitativi e la qualità direi prezzo onestissimo. Io poso Dardi Bianco e i muri col mio ascio. Boss, devo avere pestato qualcosa. E adesso andiamo a Nanine, ragazzi. Se ci seguite lo sapete che il primo giorno del viaggio è sempre un po' così, dobbiamo un po' arrivare nel posto, ambientarci e tutto. Ma dal prossimo episodio vi faremo vedere cose fantasticherrime. Sì, ma chiudi la bocca. Buona nanna! Vai via!